Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami gemelli, tendenze energetiche e affettive per la prima parte di novembre 2022. Abbiamo la carta dell'appeso, amici dei gemelli, periodo di riflessione, di introspezione, di osservazione, direi. Quando c'è l'appeso si parla sempre di un periodo un po' lento, magari proprio fermo perché è appeso, quindi in stand-by, che dà la possibilità comunque di vedere le cose da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E per chi volesse contattarmi trova sotto nella descrizione il mio indirizzo email. Allora, partiamo con la temperanza, la luna, il 2 di coppe. Vi ricordo che la prima linea è per gli affetti in generale, poi andremo a vedere una linea per i single e una per le persone che sono in una relazione. Allora, dicevo, partiamo con la temperanza, la luna, il 2 di coppe, l'imperatore e il 6 di pentacoli al contrario. Adesso mi dispiace che ci siano... Scusate un attimo. Ho provato a spostare le luci, ma no. E quindi, bene o male, si vedono le carte, dai. Allora, la temperanza. La temperanza parla di una situazione di equilibrio, probabilmente, o di staticità. Ognuno poi lo applichi alla propria realtà, perché comunque si parla di una sorta di guarigione, sia fisica, ma anche spirituale, psicologica, anche per qualcuno. Abbiamo la carta della luna. Vi faccio presente che avete ben 3 arcani maggiori, eh? La carta della luna parla di o paure, sensazioni, emozioni, situazioni che ritornano in qualche modo dal passato, può anche essere semplicemente un sentimento di nostalgia che proverete all'inizio di novembre, proprio inerente magari a una situazione del passato. Potrebbe anche essere inerente alla situazione di pace e tranquillità di cui ci parla la temperanza, anche se sento che è un passato molto più lontano con la luna. Oppure potrebbe parlare di qualche tipo di proiezione che si fa, io poi vedo qui di fianco il 2 di coppe e potrebbe fare riferimento a una relazione, al modo di gestire le relazioni o al modo di vedere una determinata persona all'interno di una relazione. Può essere una relazione con il padre, perché abbiamo l'imperatore, o comunque diciamo che la persona di riferimento, l'altra delle due coppe, è una persona con una certa rigidità, mi verrebbe da dire. Per qualcuno il fatto che ci sia l'imperatore fa riferimento al fatto che non ci sia una sorta di stabilità materiale, fisica, una sorta di casa propria. Perché io l'imperatore lo sento molto associato, essendo appunto collegato con le cose concrete, col potere materiale, io lo sento molto collegato con il primo chakra. Quindi è un po' la vostra sicurezza di base, sento che manca. E poi andiamo con un 6 di pentacoli al contrario, e qui ragazzi sento che c'è qualcuno o che si sta accontentando delle briciole, diciamo così, o che ha bisogno di dare un po' meno di se stesso o di se stessa agli altri, ok? È interessante perché si parte da una situazione di equilibrio in realtà, o di pazienza anche. Andiamo avanti, vediamo che altre carte vi danno. Il carro, un altro arcano maggiore è un asso di pentacoli. Ragazzi, ma qui qualcuno prenderà una decisione, perché quando c'è il carro si parla di una decisione presa con successo, è il dare una direzione a una situazione, a una relazione. E qui sento che una relazione non è un modo di pensare, è proprio
perché avete tanti arcani maggiori, è proprio un lavoro profondo, mi viene da dire. Sta di fatto che dopo il carro abbiamo l'asso di pentacoli, quindi qui si va verso un nuovo inizio, si va verso una nuova strada, un giardino più fiorito, mi verrebbe da dire, ok? Perché guardate dov'è il... Ci sono anche un sacco di animali intorno, c'è la lepre, la volpe, è immerso nel verde, quindi è un inizio abbondante, prospero. Mm. Andiamo a vedere per i single cosa riesco a dirvi di più, perché questa è l'energia generale. Ok, si parte con il matto, quindi sento, giustamente essendo venuto sotto questa carta della temperanza, è come se fosse il fatto di aver guarito il proprio bambino interiore, probabilmente qualcuno in questo momento di appeso ha visto effettivamente le cose da un altro punto di vista ed è aumentata la comprensione. Quando c'è la carta del matto si parla sempre di qualcuno che ha un nuovo tipo di impulso. Anche il matto è un nuovo inizio. E qui abbiamo anche un 4 di bastoni, ragazzi. Il 4 di bastoni parla di unioni felici in realtà o di qualche tipo di questione da festeggiare, perché giustamente voi, essendo single, lo vedo più come una sorta di gruppo che può essere visto come la famiglia o come gli amici. O magari qualcuno ha iniziato un nuovo tipo di... non lo so, sento una festa. Può essere che parteciperete a una festa, magari di compleanno. E poi abbiamo il re di pentacoli al contrario. E qui sento che fa riferimento a una persona che probabilmente state desiderando voi. Ok, perché anche sopra c'era comunque il due di coppe ed è un po' come se o qualcuno ha voglia di vedere questa persona che non vede da molto tempo con la carta della luna. Andiamo avanti, vediamo che altro vi dicono. Fante di bastoni. Mm. Sì, io credo che... Wow. Credo che vogliate o abbiate voglia di incontrare questa persona. Che se ve la devo dire tutta vedendo il fante di bastoni sotto l'imperatore, mi pare un po' dittatoriale come tipo di carattere, perché comunque il fante di bastoni parla sempre di una persona che è piuttosto egoista e avendo l'imperatore sopra, che è una persona che parla di regole, di rigidità, insomma, sta di fatto che poi ragazzi avete la torre sotto il 6 di pentacolo, qui vi crolla qualche tipo di certezza. Quando c'è la torre casca l'ego, ok? Quindi tutto quello che si è voluto, diciamo, da un punto di vista egoico, egoistico, ehm, viene giù fondamentalmente. E qui, avendo, adesso andiamo a vedere l'ultima carta, però avendo la regina di coppa al contrario, la sento un po' come una disillusione del cuore. Probabilmente... Oh, quante carte! 6 di spade, la temperanza al contrario e la stella. Sì, probabilmente, guardate, qua avete il carro, avete il 6 di spade qui. Ho la sensazione che conoscerete qualcuno o potreste, nel caso stiate pensando a qualcuno del passato, visto che c'è la luna, potrebbe essere che durante una festa, durante una riunione familiare, durante un momento di aggregazione magari sociale, ecco, che speriate, mi viene da dire così, di vedere quella persona, ma che in realtà quella persona non venga, non ci sia a questo evento sociale. Ho come questa sensazione ed è da lì che crolla l'ego. Ok, qui c'è la disillusione, è qualcuno che si sposta fondamentalmente dall'energia iniziale della lettura. Ok, perché poi abbiamo la temperanza al contrario, la carta della stella anche. Quindi è un po' come il ok, vado verso altri mari, diciamo così,
ho ancora la speranza di trovare la persona per me, però in questa situazione dove mi sono trovata fino ad adesso non mi sono sentita equilibrata o equilibrato. C'è qualche cosa con questo 6 di pentacoli al contrario che viene a mancare. Qui in realtà il 6 di pentacoli è una carta di forte generosità, ok? È una carta di una persona che condivide la propria abbondanza con qualcun altro. Però pesa quello che dà sui piatti della bilancia perché dà il giusto. Cioè, io sono abbondante, condivido con te la mia abbondanza, ma non ti do troppo perché sennò poi non riesco più a perpetuare il ciclo perché se io divento troppo carente poi non ho più da dare. E qui, essendo girato al contrario, sento che è un po' fa riferimento a quello, appunto, al non dare troppo o al rendersi conto di certe dinamiche, rendersi conto che siete voi che andate troppo probabilmente dalla parte di questa persona che avete conosciuto o nel caso non abbiate conosciuto nessuno, perché può anche essere. Qua prima io vi dicevo che c'è una sorta di proiezione nel modo di vedere la relazione e quindi qui può essere che vi rendiate conto, magari conoscendo questa persona o magari semplicemente perché essendo in periodo di appeso, farete questo tipo di riflessione, ok? E quindi ci sarà un nuovo modo, diciamo così, di percepire la relazione. Quindi sento che qualcuno si allontanerà da questa proiezione. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Andiamo a vedere che cosa vi posso dire. Allora, 2 di spade al contrario e fante di pentacoli. Ecco, il 2 di spade al contrario è una carta che anch'essa secondo me parla in un certo senso come la temperanza di guarigione, perché un po' cascano le bende, no? Il fante di pentacoli può fare riferimento alla vostra persona di interesse, di riferimento, stavo dicendo di nuovo. O a qualche tipo di iniziativa nuova all'interno della relazione. Andiamo a vedere. Re di coppa al contrario. Guardate, l'energia è praticamente molto simile in tutte e tre le linee. Allora, qui c'è qualcuno che voi state probabilmente mettendo un po' troppo sul piedistallo, no? Le proiezioni, il festeggiare questa gioia del cuore che hanno i single e questa dedizione completa con il fante di pentacoli, io credo verso una persona e potrebbe essere questo re di coppe, caso vuole, anche i single hanno il re di coppe, l'energia generale è il due di coppe, quindi vedete che anche se si leggono così, le carte sono un po' un rafforzativo l'una dell'altra, no? Il 2 di coppe al contrario, manca un compromesso ed è qui il 2 di coppe, è quello quello a cui voi aspirate, mi viene da dire. Ed essendo in questa carta di appeso, vi sento un po' in fase di attesa dei movimenti esterni. Difatti qui abbiamo un cavaliere di pentacoli, che comunque esprime un'energia molto lenta. Andiamo a vedere come terminiamo la stesa. 3 di pentacoli e 3 di spade. 3 di pentacoli al contrario. Ragazzi, manca il compromesso, manca un progetto comune all'interno della relazione. È vero che c'è questo cavaliere di pentacoli, quindi mi può parlare del fatto che le cose magari siano un po' lente, magari ognuno dei due, sì, ha una vita piuttosto impegnata, quindi magari non ci si vuole esporre troppo per pregresse esperienze o cose per lo stile, ma il punto è che avendo questo 3 di pentacoli al contrario è come se non ci fosse un progetto comune, una collaborazione. È come se, giustamente, avendo 6 di pentacoli qui, uno dei due, e tendenzialmente potreste essere voi, dà più dell'altro, dà di più di quello che riceve. E poi comunque è come se non ci fosse un piano di base, diciamo, cioè dove è diretta la nostra relazione, cosa vogliamo dalla relazione, qual è il risultato, l'obiettivo a cui puntiamo. E poi ragazzi,
mi spiace un po', però c'è un 3 di spade. Io credo che qui c'è la metabolizzazione, che sia ora di cominciare qualche cosa di nuovo, che sia ora come hanno i single anche, c'è questa energia che vi fa capire che c'è bisogno di spostarsi da dove siete fondamentalmente, o a livello di coppia, quindi spostarsi dalla vostra attuale relazione, o a livello di qualche situazione, o comportamento all'interno della coppia, perché non è mica detto che insomma tutti stiano super male, magari sono cose anche un po', diciamo, leggere, su cui si può passare sopra, ecco, però è come se mancasse cioè, è come se ci fosse una mancanza di compromesso da parte di uno dei due. E questo comunque crea questo tre di spade, crea questa sofferenza. Qui si tratta di rendervene conto, di non proiettare più la famiglia felice, mi viene da dire, la coppia felice, la relazione felice, ma di dare voce al vostro malessere, alla vostra paura, a quello che è la proiezione di cui ci parla la luna fondamentalmente. Sento che è come se ci fosse un... La carta dell'appeso vi darà la possibilità in questo periodo di capire che cosa dentro di voi si può migliorare a livello di zone d'ombra, mi viene anche da dire. Cioè, molte volte tenete presente che la paura è dettata dall'ego. Quindi, perché l'ego ha paura di cambiare, non gli piace cambiare, diciamo, no? E quindi mm, come vi posso dire? Diciamo così, ci fa passare per la testa dei pensieri pregni di paura, proprio perché la paura blocca, impedisce il cambiamento. Quindi qui è un po' come il prendere consapevolezza di tutto quello a cui vi siete aggrappati, che vi dava una stabilità inerente, io credo, il modo di vedere la relazione in generale o con il partner che avete in questo momento. E qui il punto è trovare un nuovo tipo di equilibrio con quello che si dà e con quello che si riceve e dare una direzione alla relazione, a quello che volete voi da una relazione, ok? E c'è un asso comunque di pentacoli, ragazzi, si va verso un nuovo inizio. Per qualcuno magari è un po' più lenta la questione perché abbiamo anche un cavaliere di pentacoli, però state sereni che insomma le cose miglioreranno. Ok, andiamo a vedere un ultimo oracolo. 2. Relazioni delle vite passate, ve lo metto vicino alla luna, vi siete conosciuti in passato, dai una possibilità alla tua relazione, lavora sulla coppia e ve lo metto qui, diciamo vicino al 2 di coppe la torre, qua così. Bene, amici dei gemelli, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemi sapere nei commenti, se vi è piaciuta potete mettere il like, se volete supportare il canale potete iscrivervi, potete commentare, potete lasciare una donazione, ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!